Ciao, sono Edo, il tuo insegnante di yoga. Allora, oggi tratterò un tema molto interessante perché sicuramente avrai già visto nelle lezioni di yoga che gli insegnanti parlano tantissimo nell'apertura delle dita delle mani e l'apertura delle dita dei piedi. Ecco, questo sarà il tema di questa lezione. Allora, per cercare di capire meglio questo concetto, devo dare qualche spiegazione per quanto riguarda la neurologia funzionale applicata allo yoga, applicata al movimento. Allora, tanto per farti capire, le dita delle mani, i polsi, le mani, ci sono tantissime articolazioni, per cui di conseguenza legamenti, muscoli e i tendini. Tutte queste cose che ti ho detto hanno dei ricettori, quindi danno dei messaggi attraverso queste parti del corpo al mio sistema nervoso centrale. Per cui meglio le faccio determinati tipi di movimenti, determinati tipi di aperture delle dita delle mani, quindi abduzione delle dita delle mani, sentire i palmi, tutto vanno ad incrementare delle informazioni al mio sistema nervoso centrale, per cui anche i piedi, anche le dita dei piedi vanno a dare questi messaggi, per cui vanno a dare delle informazioni, degli input di una certa qualità al mio sistema nervoso e quindi di conseguenza cosa fa? Dà esattamente delle risposte. Delle risposte in questo caso potrebbero essere la fluidità nell'esecuzione delle posizioni di yoga, migliorare la flessibilità, abbassare il livello magari di dolore che uno ha in una determinata parte del corpo, per cui funziona in questa maniera. Per cui molta attenzione al lavoro delle mani, delle dita delle mani, nell'apertura, nell'aggancio delle mani a terra, nei piedi a terra, nell'apertura, abduzione delle dita delle mani e delle dita dei piedi, per dare esattamente questo tipo di informazioni. Neurologia funzionale applicata al movimento si chiama facilitatori. Ok? Andiamo alla lezione, ma prima ricordati di seguire seguire no perché seguire sulle altre reti sociali. Qui invece è iscriviti al mio canale, accendi la campanellina per non perdere neanche una lezione, perché tutti i giorni alla mattina c'è una lezione, ok? Una lezione nuova con un tema diverso, per cui sono dei corsi. Poi c'è un corso, proprio praticamente un corso delle pratiche dei principianti, quindi da una alla 10ª lezione uno dal principiante si trasforma in intermedio. È veramente unico questo corso. Ti lascio qua il link qua sopra. Dopodiché, se tu scrivi un commento oppure mi fai una domanda o quello che vuoi, meglio, e mi metti anche like. Va bene? Allora, siccome il tema sono le dita delle mani, i polsi, le mani e i piedi, faccio prima dell'esecuzione delle posizioni di yoga, faccio un esercizio per le mani, ma utilizzo una mano, per cui farò solo con la mano destra, per cui dopo, se tu vedi con la mano destra, lo potrai fare esattamente con la mano sinistra. Io un esercizio per i piedi, poi nell'esecuzione delle posizioni darò un'attenzione particolare per queste due parti del corpo. Ok? Allora, mi metto in Tadasana. Tadasana potrebbe essere con i piedi uniti o con i piedi separati come le anche. Preferisco sempre in questa maniera perché così i talloni sono sotto le anche, ho questo filo che mi tira su in alto, quindi le curve fisiologiche della colonna vertebrale le lascio libere e tranquille, quindi naturale, e respiro con la parte più bassa dell'addome.
Faccio 3, 4, 5 respiri e poi cominceremo la pratica. Lascio che ci sia proprio il respiro in basso, non forzo, cioè non creo il respiro. Il respiro bisogna proprio che ci sia in questa zona, in questa posizione. Faccio 2-3 respiri profondi e poi iniziamo l'esercizio per la mano destra. Ok, la mano destra farò un esercizio che poi in un'altra lezione avevo fatto una figura a 8, invece questo qua farò una deviazione, si chiama deviazione ulnare, vuol dire che la luna e il radio farò questo movimento con il polso, potrò fare con le dita della mano a pugno, quindi chiuse, oppure con le dita delle mani aperte, potrei fare anche in questa posizione. Per cui mi metto qua di fianco, così vedi meglio, vado in basso, quindi punto di riferimento è il mignolino, giù in basso e poi il pollice verso di me, molto piano, giù in basso, senza creare nessuna resistenza e verso, pollice verso in alto, verso di me. Ok, ne faccio 12 volte, molto piano, cercando che ci sia proprio un'ampiezza massima di questo movimento, di questa articolazione. Allora, il gomito destro è attaccato al fianco, sempre in posizione di Tadasana, e devo foccare e mettere tutta la mia attenzione sul polso. Il segreto è proprio l'attenzione dedicata a questo movimento. Potrei vederlo prima, quindi molto in basso, se noti proprio questo movimento in cima è più difficile, per cui l'errore è fare questo movimento con l'avambraccio, invece devi fare solo col polso. Potrei mettere anche l'indice al polso per cercare di bloccare il movimento del braccio, ok? Molto piano. Poi dopo, quando percepisco che il movimento è molto ampio, controllato, tolgo e posso fare leggermente più veloce. Quello è il prossimo passaggio, velocizzare, ma devo farlo proprio in tutta la sua ampiezza del polso. Ok? Bene, questo qua si vede quando alla fine, quando finisce, lo senti veramente le dita delle mani e il polso. Questo è il primo esercizio. Poi l'esercizio per mettiamo sui piedi. Cercherò di fare una elevazione del talone, quindi una stensione delle caviglie e poi la punta dei piedi di metatarsi vengono verso l'alto. Allora, op, e piano su. Taloni, metatarsi e vengo su piano. Occhio di non perdere questa linea del filo che mi tira su la testa verso l'alto e metatarsi in alto, taloni in alto. Quindi una dosina di ripetizioni, molto piano. Ok? 5, bene. 6, buono. 7, potrei fare con una gamba sola o con una caviglia sola, ma faccio con tutte e due. 8, piano. 9, vai. 10, ok. 11 e poi 12. Sono pronto per cominciare esattamente la pratica. Faremo una piccola sequenza cercando esattamente di prestare molta attenzione sull'appoggio dei piedi e dalle dita delle mani dei palmi a terra. Ok? Cominciamo con Adho Mukha Svanasana, che è la posizione del cane che guarda con la faccia in giù.
Ok, allargo le dita delle mani. Allora, posizione delle dita delle mani. Sento bene l'apertura dei palmi, apertura delle dita delle mani, le mani sotto, cominciamo sotto le spalle e da lì i piedi che si agganciano. Devo cercare di muovere i piedi, le caviglie, le ginocchia per cercare di portare i talloni sempre più giù in basso. Giù le ginocchia a terra, piedi destro avanti. Stendo la gamba a sinistra, vengo su in alto e giro i piedi. Tutti e due i piedi puntati dritti in avanti. Adesso lascio che il peso del corpo si guardi nei miei piedi, le mie caviglie, cedo veramente all'esterno e le dita dei piedi prendono il materassino. Ok, lascio che il peso vada sull'esterno dei piedi, intensamente all'esterno, ok? Il piede sinistro lascio lì fermo ma leggermente ancora più all'esterno, tallone più all'esterno e giro il piede destro, quindi devo coincidere il tallone col tallone, mano destra sull'articolazione cox femorale, spingo leggermente in basso, mano sinistra sotto la natica sinistra. Sto preparando per andare in Trikonasana. Scorro la mano verso la caviglia destra, guarda proprio le dita dei piedi, aggancio, sin dall'inizio. La mano destra scorre, tendo bene le gambe, se per caso hai un piccolo fastidio fletto leggermente la gamba destra, ma pochissimo, e perfino braccio in cima a testa. Vengo su in alto, mi giro il piede, giro dall'altra parte, Adho Mukha Svanasana. Ok, aggancio le dita dei piedi e vengo su col bacino, muovo una caviglia e l'altra, giù le ginocchia, piede sinistro avanti e vengo su in alto. Se hai notato i miei piedi e le dita delle mani sono sempre cercando di avere un appoggio, una presa maggiore sul materassino. Per cui quando ho la possibilità di usare le dita dei piedi e le dita delle mani le uso veramente. Non sono lì molle rilassate, le uso, apro, sento i palmi, sento i piedi, apro il massimo che posso le dita dei piedi. Cerco di lavorarci sui piedi, sulle caviglie, ok? Bene, lascio che il peso vada sull'esterno dei piedi, giro il piede sinistro, piede destro leggermente, tallone più all'esterno rispetto all'alluce, mano sinistra, l'articolazione cox femorale e leggermente in basso con il femore, ma spingendo anche verso la mia destra. Braccio sinistro scorre, mano destra sotto la natica destra. E perfino braccio destro su. I piedi. Le mani. Tendo bene le gambe.
vengo su in alto, ok? Raddrizzo i piedi, lascio che il peso vada sempre sull'esterno dei piedi, respiro e chiudo le gambe. Allora, ce ne sono tantissime lezioni che poi ho già fatto nel mio canale, che utilizzo altre posizioni con l'appoggio delle mani, l'appoggio dei piedi, poi ci sono poi una serie di lezioni con si chiamano l'importanza dei piedi, basta andare nella playlist dove c'è esattamente scritto l'importanza dei piedi e lì vedrai anche degli altri esercizi per i piedi, altre posizioni con più o meno quindi come la stessa idea di questa lezione. Ok? Allora, per chi vuole approfondire la conoscenza di questo tipo di yoga che insegno, sono comunque a disposizione, per cui se sei arrivato fino qui e hai visto tutta la lezione, sono a disposizione di dare delle consulenze o delle video lezioni sulla piattaforma Zoom per quanto riguarda lo yoga e la neurologia funzionale applicata al movimento e quindi anche allo yoga. Ok? Per oggi ho finito. Ricordati sempre di iscriverti al mio canale, schiacciare la campanella, mettere il commento, mettere i like e tutta questa roba qua sarò contentissimo, ok? Sono comunque a casa tua oppure sei qui con me e ci vediamo nella prossima lezione, ci vediamo domani, ok? A presto!